trovo a Bibbione, città di partenza della tappa di quest'oggi, che attraversa 2 regioni, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, da Bibbione appunto a Buia. Bibbione è nota per il suo litorale caratterizzato da ampie spiagge dorate ed è una città che conosco molto bene perché ha accompagnato le estati della mia infanzia e adesso, a distanza di anni, sono pronta a riscoprirla. Venite con me! Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport e amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, lungo le strade rosa del Giro d'Italia Women. Venite con me! Ciao Giuliana! Ciao Alessandra, benvenuta a Bibbione. Grazie. Una terra che conosco fin da quando ero in fasce. Ho praticamente trascorso tutta la mia infanzia qui. Sei stata benissimo allora. Molto bene, le mie stagioni estive, tantissimo sport e natura. Una località turistica meravigliosa con i suoi 5.400.000 presenze l'anno, quindi diciamo la terza città balneare d'Italia come presenze. È una città molto grande ma che mantiene il suo cuore estremamente familiare, tanto sport all'aria aperta, c'è tantissimo verde e una spiaggia bellissima come puoi vedere. Spiaggia molto ampia e infinita, perdita d'occhio. Sono 9 chilometri di spiaggia, come vedi anche molto profonda. La nostra vocazione principale, che è quella del turismo delle famiglie con bambini, quindi tante aree gioco, animazione in spiaggia e nelle varie strutture alberghiere, nei villaggi, tutto il giorno. Parliamo di sport e iniziamo dalla spiaggia. Quali attività si possono svolgere qui? Ma qui si fanno un po' tutte le attività, il parafly, c'è beach volley, beach tennis, beach fitness, diciamo dai primi di maggio fino a fine settembre ci sono tutti gli sport all'aria aperta che tu puoi immaginare. Recentemente poi si è inserita anche una ciclovia al suo interno per goderne ancora di più le sue bellezze. Guarda Alessandra, qui a Bibbione abbiamo 34 chilometri di piste ciclabili proprio qui a Bibbione, che peraltro sono tutte mappate con Google Maps, quindi perfettamente fruibili da principianti, famiglie con bambini piccoli a seguito e anche diciamo gente più esperta. E poi altri 80 chilometri nell'immediato entroterra. Qui la bicicletta diciamo regna veramente da padrone, c'è la possibilità di fare una vacanza veramente lenta approfittando di godersi il territorio e all'interno della Val Grande appunto quest'oasi naturalistica c'è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate a piedi e di fare anche un bel tratto grande con la bicicletta. Giuliana, dove nasce questa ciclabile? Questa ciclabile dove ci troviamo proprio adesso è la nostra ciclabile Frontemare, 9 chilometri interamente rivolti a sud, quindi con il sole dall'alba al tramonto, partendo dalla foce del Tagliamento, che ti ricordo è il fiume meno antropizzato d'Italia, quindi uno splendido paesaggio, fino alla nostra destra alla laguna di Bibbione che collega Bibbione alla città di Caorle. E poi alle nostre spalle abbiamo le terme, le nostre terme Frontemare, quindi abbiamo le cure termali, tutta la parte wellness, quindi piscine, saune, bagno turco e poi abbiamo una spa d'eccellenza, quindi vacanze e benessere tutto l'anno. Giuliana, splendide spiagge dorate, tanta natura, le terme ma anche grandi eventi. Cosa rappresenta il Giro d'Italia per Bibbione? Beh, il Giro d'Italia per una località che ha una grande vocazione per le 2 ruote è veramente un grandissimo risultato. Poi il Giro d'Italia Woman, se permetti, è veramente una chicca. È molto bello, è grande visibilità e mi piace molto l'idea di poter mostrare veramente ad un pubblico ampio tutto quello che Bibbione può offrire per le 2 ruote. Allora Giuliana, a questo punto a distanza di anni non mi resta che rivivere la mia Bibbione sulle 2 ruote. Ti ringrazio Ciao, della chiacchierata. alla prossima. Ciao. Ciao Simona. Ciao Ale, benvenuta a Buia, paese d'acqua.
Perché il peso dell'acqua? Perché siamo circondati da molti fiumi che vanno ad alimentare questi bellissimi lavatoi. Questo qua ad esempio ci troviamo in frazione di Tomba di Buia e il lavatoio è del 1927. Che cosa rappresentava il lavatoio? Il lavatoio per le donne del paese era un punto d'incontro dove venivano a lavare i panni e si trovavano per scambiare due chiacchiere, e pettegolezzi del paese. Come si chiamavano in dialetto? Pecioz. Perché Pecioz? Perché gli stracci. Abbiamo praticamente il fiume Ledra, che è il fiume principale, e quello più naturalistico dal punto di vista ambientale. Come viene valorizzato questo fiume? Sport d'acqua che possono essere il kayak, poi la natura che c'è intorno, quindi sentieristica e piste ciclabili. Si snodano su tutto il territorio comunale e arrivano da vari paesi, un po' sterrate e un po' asfaltate. E si possono percorrere con qualsiasi tipologia di bicicletta. Sì, esatto, da qua appunto passa la ciclabile dove giungono tanti turisti dall'Austria, dalla Germania, eccetera, per cui è molto frequentata. Puoi raggiungere anche Monte di Buia, che è un fiore all'occhiello come borgo storico, e praticamente lì puoi visitare sia il museo della medaglia, che è unico in Italia, e anche la pieve di San Lorenzo, nonché il parco della Rimembranza. Allora Simona, io continuo il mio viaggio. Ti ringrazio. Grazie, ciao. Ciao. Ciao Alberto. Ciao Alessandra, o come diciamo noi in Friuli, Mandi Buia, in monte, in quello che era il nostro antico borgo fortificato e dove oggi è ancora possibile vedere l'antica pieve di San Lorenzo di epoca medievale. Davanti a noi abbiamo il Museo d'Arte della Medaglia e della Città, che è una delle nostre piccole meraviglie. Sono curiosa di vedere il suo interno. Andiamo. Prego. Questo è il Museo d'Arte della Medaglia e della Città di Buia, che dal 2006 è collocato all'interno di un antico fabbricato medievale. Il tratto caratterizzante del nostro museo cittadino è una importante sezione dedicata alla arte della medaglia. Nel Novecento si è sviluppato nel nostro paese un'importante scuola medagliistica. Il più importante di tutti è stato sicuramente Pietro Giampaoli, che di questa scuola è capostipite e per certi aspetti anche precursore. È stato uno dei capi incisori della Zecca di Stato di Roma e uno degli autori delle 500 lire d'argento del 1958, le famose 500 lire con le caravelle. Il maestro Giampaoli ha rappresentato su questa moneta l'effigie dell'Italia nella rappresentazione di un volto femminile, e lo spunto per il volto è stato preso dalla moglie del maestro, che ha avuto l'onore di rappresentare l'Italia sulle probabilmente le più famose lire di tutti i tempi. Alberto, come nasce una medaglia? Una medaglia può nascere sia come opera di fusione sia come opera di conio. In questo caso viene utilizzato un tornio, quindi uno strumento come questo con cui viene impresso su un anello di metallo, utilizzando la forza fisica nel materiale, il soggetto che il medaglista vuole imprimere sul manufatto. Questo è uno dei gessi originali da cui il maestro Guerrino Mattia Monassi è partito per realizzare quella che è probabilmente la sua opera più famosa, la medaglia dell'Orcolat. La medaglia dell'Orcolat è un'opera dedicata al sisma del 1976 ed è diventata forse l'immagine più rappresentativa, almeno dal punto di vista artistico, di questa tragedia che ha colpito la nostra regione. Questa è la sala dedicata al sisma del 1976, dove attraverso l'idea di artisti buiesi, friulani e italiani sono state rappresentate medaglie dedicate a questo soggetto. Beh Alberto, devo dire che è un museo davvero particolare. Un altro luogo importante per Buia è Casa Orsella, la sede del nostro gruppo alpini. Fortissimo è il rapporto tra gli alpini e il Friuli e Buia. La particolarità di questa casa è di essere appartenuta ad Angelo Orsella, che insieme a Tito Zaniboni e ad altri buiesi ha ordito l'attentato a Mussolini nel 1925. Alberto, è un fatto storico? Certamente, tant'è che Angelo Orsella e molti altri buiesi sono stati arrestati e processati per questo.
Si chiude a Buia la tappa di quest'oggi e alle mie spalle c'è il Duomo di Santo Stefano, una tappa che ha attraversato 2 regioni, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Siamo partiti da Bibione con le sue ampie spiagge dorate che si affacciano sul mare Adriatico, per poi arrivare a Buia, città d'acqua, di incisori e di tanto sport outdoor. E domani si riparte da Belluno e, come dicono qui in Friuli, Monday, ossia ciao!